Filottete era un grande e valoroso guerriero greco, protagonista dell'assedio della città di Troia, che aveva ricevuto in dono da Eracle questo arco, no? E lui era un grandissimo arciere, forse il più valoroso degli arcieri. Era tipo il Legolas dell'Iliade, ok? Ok. A un certo punto che succede? A un certo punto questo Filottete viene morso da un serpente, dal serpente sacro. E questo serpente gli procura questa gravissima ferita al piede che gli manda il piede in cancrena. Allora, Ciunghio incarnito. bravo, proprio lui. Questo è un avo dei nonno Fiorucci. Tant'è che, vi dicevo, questa cancrena rovina la sua vita. Perché? Perché lo manda in preda a dolori atroci, facendolo urlare in continuazione, tant'è che i suoi compagni appunto si lamentano, pensate un po' all'empatia, si lamentano delle sue urla, della condizione invivibile che ormai c'è accanto a lui, anche perché sto piede a un certo punto inizia a puzzare. La cosa di Francesco senza essere un grande arciere. Esatto, proprio così. Inizia a puzzare di una puzza insopportabile. E che cosa fareste voi di fronte a una cosa del genere? Direste, vabbè, curo il mio amico, curo il mio compagno d'arme. No, in realtà no. Ulisse, che è una persona molto intelligente, decide di pigliarlo di peso, metterlo su una nave, portarlo sull'isola di Lemno e abbandonarcelo da solo. Sull'isola ecologica l'hanno lasciato. Hanno lasciato praticamente un'isola ecologica. Un bel errore. Lo portano su quest'isola di Lemno, lo abbandonano e se ne vanno. Allora, Filottete resta su quest'isola per 10 anni. 10 anni. E il piede? Lo cura con delle erbe che sono presenti su quest'isola, però non guarisce questo piede, rimane sempre infetto e gli procura questi dolori continui. Allorché, a un certo punto della guerra di Troia, quando ormai Achille era morto anche Patroclo, era morto anche Aiace, Odisseo, diciamolo meglio, Odisseo rapisce questo sacerdote troiano. Questo sacerdote troiano fa una profezia, dicendo che praticamente gli Achei, quindi i greci, avrebbero potuto vincere la guerra soltanto qualora fossero riusciti a riportare l'arco di Eracle in battaglia. Che cazzo voleva andare su quell'isola? No, il problema qual è? Il problema è questo. Il problema è che Odisseo, sa benissimo che non è che può andare da Filottete e dirgli ciao, come stai? Ci rivediamo, mi dai l'arco? Perché Ulisse stesso dice Ulisse dice, quello appena mi vede, la prima freccia è la mia. Sì. Bastardo! Esatto, che lui era il più grande tra gli arcieri, quindi Ulisse sa benissimo che sarebbe morto sul colpo praticamente. Allora, tra i combattenti di questa guerra di Troia, tra quelli che arrivano dopo, no? Non i primi a partire, ma quelli che arrivano poi successivamente, una seconda, terza spedizione, c'è Neottolemo. Ok? Neottolemo è il figlio di Achille. Okay? Secondo te che voce aveva Neottolemo? Neottolemo! Ciao, sono Neottolemo, sono figlio di Achille, venuto a combattere la guerra di Troia. Ok? Neottolemo era il figlio di Achille. Filottete non l'aveva mai visto. Quindi Ulisse dice, Neottolemo, vieni qua, dobbiamo andare da una parte. Allora, salgono su questa nave e si dirigono verso l'isola di Lemno. Ok? Arrivano a quest'isola e Odisseo dice a Neottolemo, allora, Neottolemo, qui in quest'isola vive Filottete, questo grandissimo arciere, che è il custode dell'arco di Eracle, donatogli da Eracle stesso. E dice Neottolemo che dobbiamo... Insomma, tu dovresti andare con l'inganno, cioè riuscire a fregargli, ammaliandolo, no? Cercando di portarlo dalla tua parte, quest'arco. Ok? E Neottolemo dice, no, guarda, io queste cose non le faccio, io sono valoroso, sono come mio padre. No, al pro, dai, non lo posso fare il pro. Il valore per me è la cosa più importante, non vinco queste guerre, le guerre con l'astuzia e con gli inganni. Preferisco morire piuttosto che... Preferisco una disfatta onorevole che una vittoria, dice. Preferisco una disfatta onorevole che una vittoria ingannevole.
e che puoi vincere con l'inganno, appunto. Ma Odisseo gli dice, no, ma guarda, se tu fai questa cosa, tu avrai il più grande tra i premi riservati ai mortali, cioè la gloria eterna. Verrai chiamato lo scaltro. Ok? E Neottolemo dice, allora, va bene, allora sì. Allora vado. Cambia tutto. Cambia tutto, ma davvero così, cambia tutto. E Neottolemo si dirige dove gli aveva indicato Odisseo, il luogo appunto in cui aveva lasciato 10 anni prima Filottete. Allora si dirige nel frattempo, come succede in tutte quante le tragedie greche, parla col coro, eccetera, ma è deciso a fare quello che deve fare, e che incontra Filottete. Succede che parlano, insomma, Filottete gli dice chi sei? E lui fa finta di non conoscerlo, Neottolemo dice non so chi tu sia, ma se c'è una cosa, insomma, alla fine che ti posso dire è che io odio i greci, gli dice Neottolemo. Neottolemo gli dice io odio i greci, odio gli Achei. E dice pure tu, ma tu non sai che mi hanno fatto, insomma. Perché tu odi gli Achei? Gli chiede Filottete. Perché sai cosa è successo? Che c'era uno di questi Achei, non so se lo conosci, Odisseo, che praticamente quando mio padre è morto, invece di dare a me le sue armi, le armi di mio padre, cioè di Achille, se le pigliate lui con l'inganno, mi ha ingannato. Pure a te! E allora, cioè, a me devi sapere che mi ha fatto, mi ha lasciato qua con sto piede puzzolente da 10 anni che soffro i dolori dell'inferno per colpa sua. Dice, allora io me ne sono andato, gli fa Neottolemo, sono approdato su quest'isola, devo ripartire per tornare a casa mia a Sciro. Dice, allora fanno amicizia, insomma. Tant'è che a un certo punto Filottete si fida di Neottolemo e gli dice, va bene dai, facciamo che ce ne andiamo insieme, eccetera. Guarda, mi stai così tanto simpatico alla fine, che sono disposto anche a venire con te. Allora Neottolemo sono tutti contenti, dice ce ne andiamo, eccetera. Dopo aver riposato, eccetera, fanno per ripartire, per andarsene, e Filottete è colto da questi dolori lancinanti, urla, grida, perché questi dolori gli arrivano a puntate e lo mandano in una situazione proprio tragica. Neottolemo, vedendolo in questo modo, insomma, si fa prendere un pochino la tristezza per quest'uomo, quindi prova pietà per Filottete ed è in quel momento deciso ad aiutarlo veramente ad andarsene. Filottete gli dice, va bene, tieni tu il mio arco, mi fa, tieni tu il mio arco e le mie frecce, prendo il mio arco e le mie frecce per andarcene, perché tanto non ho altro, ho solo queste cose. E Neottolemo piglia st'arco e dice, a posto, abbiamo fatto, l'arco l'abbiamo preso, finché a un certo punto compare Odisseo. Come? Sì, come Filottete vede Odisseo impazzisce, ne dici tutti i colori, si chiude insomma in una sorta di silenzio, imprecando contro questi due che l'hanno ingannato, contro anche Neottolemo che pensava fosse una persona rispettabile e valorosa, invece anche lui l'ha fregato, eccetera, se ne va, torna nella sua tana e torna indietro, insomma non parte più, non è più deciso a partire, vuole rimanere sull'isola a morire. Allora Neottolemo e Odisseo fanno per andarsene. Ma perché è andato Odisseo? Perché si è fatto vedere? Perché si è messo in mezzo Odisseo? Lo sapeva che capitava. Perché ormai il gioco era fatto. Ormai l'arco l'aveva preso. L'arco l'aveva preso, dice va bene, Neottolemo, abbiamo fatto veloce che c'è una guerra da vincere. Nel tragitto di ritorno verso la nave, che succede? Che Neottolemo non è convinto di quello che ha fatto. Neottolemo è anzi disperato. Tanto disperato che alla fine decide di tornare indietro. Ok? Decide di tornare indietro e andare da Filottete per aiutarlo effettivamente ad andare via dall'isola. Però quando torna da Filottete, naturalmente Filottete è incazzato una belva, è nero e dice non mi fido, non mi voglio fidare di te, eccetera. Io e te non siamo più niente. Esatto. Però Neottolemo gli restituisce l'arco e le frecce, e Filottete,
capisce che Neottolemo è effettivamente una persona affidabile. In quel momento arriva Ulisse, che complica la situazione. Dice: ma perché gli hai dato l'arco, insomma, perché gli hai dato le frecce? Filottete appena vede Ulisse tende l'arco ed è pronta ad ammazzarlo. Okay. Ulisse si salva perché Neottolemo ferma praticamente il braccio di Filottete e lo trattiene dal lanciare la freccia. Ulisse scappa, se ne va. Ma che coglione comunque. Ulisse se ne va. Ve la sto mettendo così, ma ci sono dei dialoghi bellissimi tra Ulisse e Neottolemo sul tema della parola, della scaltrezza. Ma vabbè, questi magari li vediamo un'altra volta. E alla fine Neottolemo dice a Filottete, però adesso ti fidi di me, eccetera. Dobbiamo andare a Troia. No, a Troia. A Troia, andiamo! Dobbiamo andare a Troia, perché devi sapere che c'è stata questa profezia secondo la quale soltanto col tuo arco riusciremo a vincere quella guerra che ha portato tanti morti. Quindi lì creano la sedia a rotelle per fare andare in guerra. Filottete cosa dice, secondo voi? Filottete dice: no, io non ci torno tra gli Achei, non ci vengo, ma nemmeno se viene qui il Padre Eterno. Okay? Uh-huh. Non esiste che io torni a Troia. Filottete alla fine viene convinto dallo stesso Neottolemo non mettersi in viaggio per Troia e gli dice: va bene, allora, se questo è quello che vuoi, ti aiuterò a tornare a casa. E vanno per andare a accompagnare, insomma, fanno per andare verso la barca e per tornare verso casa. Però a un certo punto, che succede? Arriva il cretino. Chi mette fine alla questione? Dal cielo scende Eracle. Ok? Dal cielo scende Eracle che riesce naturalmente a convincere Filottete a tornare a Troia, dicendogli che praticamente raggiungendo la fortezza di Troia il suo cancro al piede sparirà subito e lui avrà la parte più importante nella vittoria finale. Okay, quindi gli profetizza il futuro. Filottete dice: vabbè, dai, andiamo a Troia, ok? E partono e si dirigono verso Troia. Quindi, tutto questo. Filottete poi, arrivato a Troia, guarirà e col suo arco ucciderà Paride. Uh-huh. Filottete è quello che uccide Paride. Paride è colui che aveva preso Elena da Menelao, quindi che aveva dato origine alla guerra. Quindi avrà effettivamente una parte importante nella guerra. Tutto questo perché viene ricordato Neottolemo per la sua importanza, perché uno ha convinto Filottete, cioè, non lui, ma è stato una delle parti importanti in questo convincimento, decisivo, ma perché attraverso la sua pietà ha cambiato le sorti del conflitto. Cioè Neottolemo all'inizio non voleva assolutamente aiutare Filottete, non lo conosceva solo di nome, però poi, nonostante volesse con l'inganno rubargli l'arco, poi, vedendolo nelle condizioni di dolore, perché c'è tutta una scena in cui lui assiste a questo dolore ed è davvero trasportato da quella scena in cui si sta rotolando per terra Filottete dalle carni che gli bruciano, da questo serpente che gli entra nel piede ogni volta. Lui là in quel momento effettivamente prova empatia nei confronti di Filottete e allora decide proprio lì di comportarsi in maniera onorevole nei suoi confronti. Quindi la pietà anche nella tradizione mitologica greca viene mostrata come un valore nobile, un valore quasi divino, perché alla fine Neottolemo è figlio di Achille, che è figlio di un dio, quindi i più grandi, i più valorosi tra gli uomini sono anche uomini che provano pietà nei confronti di altri uomini. C'è un pezzo bello di questo giusto la frase che dice sì. Neottolemo quando Filottete sta in preda a quel dolore atroce, e lui dice, perché dovevano partire quella mattina, però lui ha questo dolore incredibile, e dice restiamo un attimino. Filottete dice: guarda, il sangue ricomincia a scorrere, guarda come mi esce dal piede sto sangue, pulsa, eccetera. E comincia a invocare gli dei, Zeus,
E a un certo punto vede che Filottete, che Neottolemo è totalmente muto, non parla. Lo guarda, ma sta totalmente zitto. Probabilmente è il momento in cui Neottolemo sta nella sua testa realizzando, no, il dolore di quest'uomo. E Neottolemo allora gli dice: che vuoi dire, ragazzo? Gli fa Filottete. Che cosa vuoi dire? Sei muto? Perché sei muto? Ti isoli? Ma dove ti isoli? E Neottolemo gli risponde: sento dolore da tanto, piango i tuoi mali, no? Quindi sta dicendo: io in questo momento mi sto sentendo proprio come ti stai, sto piangendo i tuoi mali e sento il tuo dolore. No. Cioè, per dire, Sofocle, che ha scritto questa tragedia, è del 335 a.C.